Buongiorno, oggi voglio recensire questo avviatore d'emergenza che è uno strumento importante e interessante da portare con sé all'interno dell'automobile. Serve quando l'automobile non si avvia perché la batteria si è scaricata e quindi permette di avviarla e raggiungere il luogo dove poi abbiamo la possibilità di poter cambiare la batteria. All'interno della confezione troviamo il caricabatterie e diversi accessori, quindi apriamo la custodia. Quindi abbiamo l'avviatore di emergenza, il libretto di istruzioni, c'è anche la versione italiana, anche se non è tradotta in modo proprio corretto dall'inglese. Abbiamo questo accessorio che va collegato allo jump starter che ci permette di dar corrente all'accendisigari. Abbiamo il cavo USB Type-C che ci serve sia per caricare le batterie dell'avviatore di emergenza che per utilizzare l'avviatore di emergenza come se fosse un power bank. E infine abbiamo le pinze intelligenti, le pinze smart, che vanno collegate all'avviatore d'emergenza per avviare l'automobile. Questo avviatore d'emergenza della Buble è dotato di un display digitale. Premendo una volta il pulsante di accensione abbiamo l'indicatore che ci dice che la batteria è carica al 95%. Se noi premiamo il pulsante di accensione si accende la torcia. Se lo premiamo per la seconda volta abbiamo la funzione di SOS. Ancora, premendolo la terza volta, una funzione di avvertimento. E infine, se premiamo la quarta volta il pulsante di accensione, abbiamo la funzione stroboscopica che alterna il lampeggiamento della luce rossa e la luce blu. Premendo la quarta volta otteniamo lo spegnimento della torcia. Nella parte laterale abbiamo gli ingressi dove connettere le pinze smart, le pinze intelligenti. Come anche altri avviatori di emergenza, questo connettore ha un lato piatto e quindi va inserito nel senso dove c'è l'ingresso con il lato piatto, quindi non si può sbagliare, è impossibile invertirlo perché non entra, va inserito esattamente in questo modo. Il beep vuol dire che è entrato in funzionamento l'avviatore di emergenza. Il lampeggiamento alternato verde-rosso vuol dire che lo jump starter è pronto. Dopodiché potremo collegare la pinza rossa al polo positivo della batteria dell'auto e la pinza nera al polo negativo della batteria dell'auto. Quando li abbiamo collegati, il LED rimane verde acceso e quindi possiamo mettere in moto l'automobile. Possiamo fare un tentativo ogni 30-40 secondi, massimo 3 tentativi in 2 minuti di avvio dell'automobile. Sulla parte superiore abbiamo le due uscite e l'ingresso per poter caricare l'avviatore di emergenza. Questa uscita USB
è denominata Quick Charge perché sarebbe caricabatterie con funzione rapida. Invece questa invece è un'uscita normale da 2,1 A e quindi carica i dispositivi con velocità normale. Infine abbiamo l'ingresso, il Type-C, dove va collegato il cavo USB per alimentare il nostro jump starter e caricarlo. Sul libretto di istruzioni ci sono scritte anche le dimensioni, quindi è 18,5 cm di altezza, 9,2 di larghezza e 4,3 di spessore. Per rendervi conto, questo è uno smartphone con display da 6,5 pollici e quindi questa è più o meno la dimensione. Ovviamente lo spessore è molto più generoso rispetto a quello di uno smartphone. Questo modello è denominato JS002, ha una capacità da 24 mAh e dice che può effettuare fino a 30 avviamenti di emergenza. Questo non lo sapremo mai, mi sembra un po' esagerato come cifra. Calcolate che voi lo utilizzerete per fare pochi tentativi sulla vostra automobile. Dopodiché vi conviene comunque caricarlo e riportarlo al 100% della sua capacità. Se tenete per lungo tempo l'avviatore di emergenza nell'automobile, conviene che ogni 3-4 mesi lo caricate fino al 100% della sua capacità, in modo tale che se vi dovesse servire siete sicuri che la batteria è a piena capacità e potete effettuare quindi tentativi di avviamento dell'automobile che la batteria scarica o guasta. Se avete necessità di caricare il vostro smartphone, collegate il cavo USB Type-C nella porta Type-C del vostro smartphone. Poi se volete caricarlo in tempi più brevi, lo smartphone, tablet, qualsiasi dispositivo, utilizzate la prima porta uscita USB Quick Charge 3.0, altrimenti usate quella da 2,1 A. Io solitamente non uso mai la carica rapida per preservare la durata della batteria dello smartphone. Una volta che collegato, va in carica lo smartphone, che l'avevo già caricato precedentemente, quindi risulta carico al 100%. Comunque la carica va dal jump starter al dispositivo che volete caricare. Rimuoviamolo, il cavo USB tipo C. Ulteriori istruzioni si trovano ovviamente all'interno del manuale che è a corredo dell'avviatore di emergenza, che vi consiglio sempre di consultare. Ora vediamo qualche applicazione su una batteria di automobile che ho scarica in garage. Adesso vediamo l'utilizzo dello jump starter, l'avviatore di emergenza, su questa batteria. Mettiamo il puntale positivo sul polo positivo, il puntale negativo sul polo negativo, abbiamo un voltaggio intorno agli 11,90. Colleghiamo il polo positivo e polo negativo, ossetto negativo, polo negativo. Quando è verde vuol dire che possiamo avviare l'auto.
In questo momento verifichiamo il voltaggio. Vedete? 1584. Dopo che avremo messo in moto l'auto, dobbiamo staccarlo in 30 secondi. Dopo che siamo riusciti ad avviare l'automobile, non ci resta che rimuovere la pinza nera dal polo negativo della batteria e poi rimuovere la pinza rossa dal polo positivo della batteria dell'automobile. Il nostro jump starter dà una carica del 100%. Verifichiamo il voltaggio. 12,20. Se al primo tentativo l'auto non si riavvia, allora dobbiamo fare un secondo tentativo. Massimo 3 tentativi nel giro di 2 minuti. Un altro accessorio di cui è dotato questo avviatore di emergenza si trova alla base, che è questo triangolo, questo cuneo di metallo che serve a rompere il vetro in caso di necessità, la funzione di un martello. Spero che questo video vi sia utile, ci vediamo alla prossima occasione. Ciao!